Benvenuto, sono Salvatore Fasano e in questo tutorial voglio proporti uno scalato lungo come vedi già nell'immagine appesa alla lavagna. È una tipologia di scalatura molto richiesta per quanto riguarda questa stagione, è una scalatura definita minimalista, essenziale, naturale perché siamo in un momento dove non diamo forzature in niente, dove però all'interno di questa scalatura molto naturale c'è un dettaglio definito invisibile, ma che fa una grandissima differenza. Voglio condividere con te il progetto per la realizzazione di questo taglio. Guardiamo il primo step, che è quello di dividere e definire il nostro perimetro, quindi manterremo una lunghezza lunga perché stiamo parlando di un taglio lungo, per creare la nostra linea di base e per avere come punto di partenza la nostra scalatura, come vedi nello step numero 2, per creare questo effetto molto basico e molto naturale. All'interno di questa scalatura, creando un interno, andiamo ad estrarre con la tecnica della sottrazione una quantità di capelli per creare il dettaglio. Il dettaglio va creato, come vedi disegnato in rosso, portando i capelli con questo tipo di proiezione, quindi proiezione parallela al pavimento, e dopo aver creato la nostra prima ciocca, tutti i capelli sulla prima tagliata, per avere che cosa all'interno di questo scalato molto naturale, un effetto di leggerezza in questa zona qua e una spinta verso la parte del ciuffo. Dopodiché creeremo un triangolo e andremo a creare un ciuffo a tendina per una scriminatura centrale. Io adesso mi preparo e partirò con lo step by step e condividiamo insieme le procedure. Sto pettinando bene i capelli in caduta naturale. Adesso la prima parte che farò è quello di definire il nostro perimetro, quindi alzo anche la mia modella. Parto dal posteriore, dove vado ad eliminare la parte più corta di questa zona, quindi con la tecnica del point, quindi di punta, per dare anche un po' di morbidezza al perimetro, vado a creare una semplicissima linea orizzontale. Quindi giro la mia modella, sto nella laterale posteriore destro, sto per entrare nei lati, stesso lavoro, quindi pettino bene i capelli in caduta naturale, quindi sto tagliando in un solo colpo come se volessi fare un effetto pari, quindi non li alzo, non li sposto, non li tiro, per avere proprio un perimetro bello definito, anche se ho scelto la tecnica del point. Adesso riparto dal centro e vado dall'altro lato. Sto lavorando la parte sinistra, entro anche qua nel laterale sinistro, uso sempre la tecnica del point, porto sempre i capelli con una distribuzione in caduta naturale, attendo a tutte le procedure per fare un effetto pari. Una volta determinata la mia linea perimetrale, adesso parto con la scalatura, quello che vediamo adesso anche nello step numero 2. Scalatura essenziale perché molto basica, perché andremo davvero a scalare partendo dal perimetro dei lati, andremo a scalare veramente molto poco, quindi porterò i capelli prendendo delle separazioni verticali, li porterò verso il soffitto, vedo il mio perimetro, quasi per avere la sicurezza e non bucarlo lo mando giù, quindi ne ho mandato troppo, quindi ne prendo un altro po', mando 1 centimetro di perimetro in modo tale che ho la sicurezza di non tagliarlo e poi da qui, vedendo adesso la mia linea, taglio una tecnica del notch, una linea orizzontale. Quindi ti prendo, porto tutto su e taglio la mia guida. Adesso con delle separazioni sempre verticali, prendendo un po' di guida e prendendo dei capelli nuovi, porto verso il soffitto, tengo fuori sempre una parte del perimetro, porto verso il soffitto, non mi sposto dalla sede, quindi una capacità tecnica importante per quanto riguarda questa prima parte è quella di non creare spinte, quindi non mi sposto dalla sede e taglio questa scalatura molto naturale, tenendo fuori sempre il mio perimetro. Sono partito adesso dal laterale sinistro, con delle separazioni verticali, con una guida detta mobile,
sto creando adesso questa scalatura girandoci intorno, quindi fino ad arrivare dall'altro lato. Sono alla penultima del lato destro, quindi stessa procedura, separazione sempre verticale, porto verso il soffitto, vedo la mia guida, ho lasciato un po' di sicurezza e sempre con la tecnica del notching taglio il mio angolo. Quindi sono all'ultima, porto tutto su, via la parte del perimetro per tenerla intatta, quindi ho scelto di lasciarla fuori, tecnica di notching, e così ho terminato tutta la mia prima parte della scalatura. Adesso andremo nella parte importante, quindi il dettaglio. Dividerò un interno e nell'interno andrò ad estrarre una quantità di capelli che poi vedremo insieme quello che realizzeremo. Eccomi, sono nella zona interna, adesso voglio condividere con te. Ho diviso un interno e praticamente nell'interno ho sottratto, come vedi, il 50% di capelli con la tecnica della sottrazione, quindi il 50 ce l'ho adesso nella mia mano destra, l'altro 50 l'ho legato con una fascetta. Quindi cosa sto facendo adesso? Stiamo realizzando il dettaglio in questa scalatura molto naturale. Sto parlando dello step numero 3, quello che vedi disegnato in rosso. Porterò partendo da dietro, quindi prenderò la mia cioccolina del posteriore dove avrà una partenza e poi tutta la zona interna la porterò sulla mia prima ciocca tagliata. Per avere cosa? Per avere una parte leggera, come vedi anche in elevazione, e per avere un aumento di lunghezza verso la zona del ciuffo, quindi verso la parte anteriore. Io adesso inizio a tagliare, prendo proprio la prima parte, quindi porto bene i capelli con questo tipo di proiezione, stabilisco una lunghezza di partenza che è stata determinata dalla mia lunghezza di arrivo, quindi all'incirca ho già fatto diagnosi, vado a tagliare con la tecnica sempre del notching una linea orizzontale, quindi questa è la mia partenza, mantenendo questo tipo di proiezione, e porterò tutti i capelli estratti, logicamente sto lavorando in alternanza perché le altre sono legate dall'altro lato, mantenendo la procedura della proiezione, dell'angolo di taglio e della tecnica che è di punta. Quindi porto tutto sulla prima, eccolo qua, pettino bene i capelli, sto attento a non coinvolgere quelli che ho legato, quindi la mia pettinata è una pettinata morbida, arrivo al mio obiettivo che è la mia prima ciocca di partenza e taglio. Adesso li controllo, vediamo questo aumento di lunghezza, innanzitutto vediamo questa leggerezza, ma poi vediamo questo aumento di lunghezza verso la zona dell'anteriore, quindi mi metto sempre in modo che tu mi possa vedere bene. Ecco, vediamo questo effetto che si allungano verso il viso. Ok, adesso li texturizzo anche un po', quindi prendo un po' le forbici a denti per dare un po' di morbidezza alle punte in modo tale che si possano inserire bene con il resto dei capelli non tagliati e che non possono disturbare. E sempre con la tecnica del notching, senza muovere il mio angolo di taglio, creo un po' di leggerezza nella parte finale. Cosa succederà adesso? Adesso io sciolgo la parte che abbiamo legato, eccola qua. Questa è la parte che non abbiamo tagliato, che si va a inserire in quella tagliata e che di conseguenza non si vedrà perché c'è stata l'alternanza, quindi rimane e prevale la nostra prima scalatura che abbiamo fatto, come vedi nello step numero 3, ma che all'interno di questa zona qua c'è un movimento definito invisibile, ma che comunque c'è. Adesso la voglio asciugare e poi voglio condividere con te il lavoro finito nel momento in cui l'abbiamo asciugato. Ecco, io li ho sciolti, così vediamo già un po' l'effetto. Li attiverò un po' anche per far risaltare la forma e poi la condividiamo insieme. Bene, ho terminato anche l'asciugatura. Adesso mi manca l'ultimo step, che è quella del ciuffo. Sto parlando dello step numero 4. Ho preferito farlo a capelli asciutti proprio per determinare la giusta porzione del triangolo che andrò ad estrarre. Ecco, adesso sto estraendo il mio settore per creare il mio ciuffo. Porterò i capelli verso il viso,
quindi li pettinerò in caduta naturale, dopodiché farò un aggancio quindi con la tecnica del ribaltamento, partendo all'incirca un 4 dita dal mento vado a tagliare la parte più corta per poi allungarmi nei lati e creare questo ciuffo a tentina che adesso vediamo anche e che ripettiniamo e che lo reinseriamo nel taglio per vederlo completo. Eccolo qua, questo è il nostro taglio, la nostra struttura. Guardate l'effetto molto naturale della scalatura, ma che all'interno, nella zona proprio interna, c'è il dettaglio dello step numero 3 che crea questo movimento. Questo è il nostro risultato, questa è l'immagine di riferimento, mi auguro che questa idea ti sia servita, soprattutto quando vuoi creare dell'invisibile. Se vuoi farmi qualche domanda, se qualche step non è chiaro, scrivi appunto un commento sotto il video che io ti risponderò al più presto. Se l'idea ti è piaciuta, condividiamola, così diamo un contributo alla categoria e diamo un contributo anche a coloro che non l'hanno visto. Io ti auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.